Oceano Atlantico! Dalla Maremma all'oceano coast to coast. Quasi 2500 km conciati. L'abbiamo visto, siamo sull'oceano. Non lo possiamo toccare perché siamo Vuoi fare il alti. tuffo? Sì. No, grazie. Freschina. C'è un po' di vento fresco, ma comunque la temperatura è buona. Il cielo, ve l'abbiamo già detto un sacco di volte, è sempre in continuo movimento. E qui c'è il molo con una parte di porto turistico. Ora noi abbiamo fatto questa piccola camminata per vedere l'affaccio. Il centro dovrebbe essere qua dietro perché vediamo il campanile di una chiesa storica, quindi vogliamo fare un giro al centro che dovrebbe essere piccolo. La Corugna si estende su, diciamo così, due insenature, quindi questa e l'altra. Questa è l'insenatura maggiore, una sorta di fiordo che entra dentro al territorio e la città si estende su questa insenatura appunto. L'altra città che vedete, o forse meglio non vedete perché la GoPro non zooma fino laggiù in fondo, è un'altra città minore e è Puerto de Santa Cruz. E ora noi andiamo a smaltire le salsicce. Dopo le mura di Lugo facciamo le mura, il camminamento anzi sulle mura di A Corugna, perché qui la chiamano A Corugna. A Corugna. A Corugna, non La Corugna. È vero, noi sapevamo la Corugna, cioè la città di Corugna. L'articolo mette, invece qui in tutti i cartelli c'è scritto A spazio Corugna. Si chiama così. Ci ha lasciato un po' basiti e quindi la chiameremo A Corugna. Stiamo notando la particolarità di questi balconi tutti bianchi di legno, con queste finestrate, che sono molto tipici in tantissimi palazzi. Chiusi ovviamente, ma visto il meteo piovoso ricorrente, come vi abbiamo più volte detto, probabilmente è quella la ragione per cui le costruiscono. Questi sono proprio i palazzi del centro storico. Abbiamo fatto solamente pochi passi e abbiamo già raggiunto la prima chiesa, che è anche un convento di Santo Domingo. Siamo soffermati a leggere le informazioni di questo cartello e qui prendo spunto per introdurvi un'altra informazione importante, perché il cartello riporta 3 lingue, una è l'inglese ovviamente per i turisti, l'altro è lo spagnolo, ma c'è una terza lingua che è il galiziano o gallego come viene a volte chiamato. Il galiziano è a tutti gli effetti una lingua ed è la lingua co-ufficiale di tutta la comunità autonoma appunto della Galizia stessa. Quindi viene parlato dalla maggior parte della popolazione, così come di fatto poi viene parlato lo spagnolo, che è quello poi che la collega a tutta la nazione Spagna. Questa passeggiata ci sta già stupendo con queste chiese. Qui abbiamo il collegio di Santa Maria del Campo. Poi ci sono... un campo non è. Non è un campo, no. E poi tutte queste palazzine bianche che si affacciano su questi vicoli, veramente grazioso. Molto frastagliata, tante viettine. Qui siamo appunto, come vi dicevamo, nella parte storica, però non c'è un'unica piazza centrale, ma è proprio vicoletti, ovviamente con un bel saliscendi. Sì, perché... E noi ci si perde dentro. Certo. Che colori, qui ragazzi trionfa il colore, che bella sta via. Giornata un po' grigia, ma meno male ci sono queste case colorate a tirare su il livello. Meno male ci sono le scale per smaltire le salsicce.
Come si può vedere da questa statua ci troviamo in Plaza de Maria Pita, che si trova proprio di fronte alla City Hall, ovvero il municipio della Corugna. E anche qui tutto intorno vediamo queste case con tutti questi balconcini bianchi, tutti finestrati. L'obelisco è intitolato a Maria Pita, che fu un'eroina che nel Settecento, pensate un po', avvisò con un colpo di cannone tutta la città perché stava arrivando il condottiero inglese Francis Drake che avrebbe attaccato l'intera comunità. Quindi lei con questo colpo di cannone salvò, diciamo così, tutta la città stessa e le è stato appunto intitolato questo obelisco proprio di fronte al municipio. E ora attraversiamo questo vicoletto pieno di ristorantini, c'è anche la polperia. Perché qui è molto famoso il polpo, famoso il piatto, il polpo alla gallega. E quindi trovate queste polperie, questi assaggini in tutti i modi, bocconcini, polpettine, fritte. Ma noi abbiamo già mangiato. Sì, però mi fai rivenire fame in questo modo. Ecco, non si può parlare di cibo, avete notato che non si può parlare di cibo perché Fede si attiva subito. Certo. Qualsiasi ora sia del giorno, anche se ha appena fatto colazione, appena pranzato, appena cenato, lui si attiva. Subito. Guarda qua, ci sono tutti i polpi in vetrina che ti chiamano, vedi? Te li mettono così in vetrina e che fai? Mamma mia. E finalmente il sole, ragazzi, è quasi accecante. Anzi, senza il quasi. Siccome è complessa la città della Corugna, vi faccio vedere un attimo sul telefono il promontorio che praticamente la comprende totalmente. Noi abbiamo parcheggiato Charlie qui dove vedete il cuoricino, poi abbiamo fatto tutto questo percorso centrale, questo è il cuore dove è la piazza centrale del municipio, e ora siamo nella parte opposta a Playa del Orzán. È una spiaggia, come vedete, lunghissima a mezzaluna e praticamente rimane dalla parte occidentale del promontorio. E questo, ragazzi, è l'affaccio da cui si possono fare tutte le fotografie, i selfie, oppure un tuffo nel mare, Nell'oceano. senza però prendere la cragnata sugli scogli. È oceano, È e oceano. quindi attenzione perché è bello, lo vediamo che c'è una bella corrente, le onde belle importanti e non c'è molto vento per essere sull'oceano. Infatti sta pulendo un po' il cielo, speriamo domani. Speriamo domani Perché domani c'è una tappa muy importante. Tu amor, procuro nunca soltarlo, recordando siempre tu calor para nunca de mí desatarlo. Eres el más humilde sentimiento
aquel que me acaricia. Praticamente in questa città si può vedere sia l'alba che il tramonto sul mare, Vero? che basta andare di qua o di là, alla fine è un istmo di terra. Eh sì, un promontorio. E quindi effettivamente è comodo. Nel frattempo ci stiamo riposando perché abbiamo fatto tanti chilometri oggi, contando anche quelli di stamattina. Sì. Poi a fine giornata vi diremo quanti chilometri. Intanto è ufficialmente aperto il Toto chilometro. Intanto io accuso, ve lo dico, accuso molto. In questo momento saranno le salsicce, sarà la camminata di stamani, quella di ora, non lo so, mi addormenterei qui sulla panchina. Mi ha preso un attimo di sconforto. E abbiamo visto che c'è ancora una bella strada da fare per ritornare da Charlie. Sì. Autobus non ce ne sono. No. E quindi va fatta a piedi. Oddio, mi riposo ancora un po'. Dai, qualche minuto di riposo e poi si prosegue. Veo el abismo como en la nada. Da qui ci siamo già passati, siamo sulla strada giusta. Sorriso. Che fatica. Quanti scalini prima? 71? 71 l'ho contati. Sono morta. Di nuovo su Charlie! Ora abbiamo da vedere, vogliamo vedere un altro paio di posti, ma ci si arriva con Charlie perché sono diversi chilometri. Guarda come si è aperto il cielo. Bellissimo. Cielo spettacolare, un lungomare altrettanto bello, con questi lampioni, molto molto bello, con il sole poi, e murales e ancora murales. Mamma mia, c'è un saltapicchio qui. Ci siamo spostati di un paio di chilometri, là vedete la torre dove eravamo parcheggiati oggi e ora facciamo tutto un giro intorno a questo istmo di terra, questa sorta di penisoletta, per vedere i vari affacci sul mare. E qui da quest'altra parte della collina abbiamo queste curiose strutture che un po' ci ricordano la Stonehenge inglese. Guardate se non è simile nella sua forma. Por haberte encontrado, soy feliz. Siento que todo he ganado. E si riparte con Charlie che ci fa da guida per andare ad ammirare la torre di Ercole, il faro mega galattico sulla collina. Ci siamo spostati nuovamente per un'opera veramente unica al mondo, ovviamente iscritta nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, perché si tratta del faro più antico del mondo, ancora esistente. È la Torre di Ercole, che pensate è stata costruita dai Romani. Tutti romani. Tantissimi secoli or sono. Ed è alta ben 48 metri e si eleva ben 106 metri sul livello del mare. È mastodontica. Mastodontica, poi a quest'ora con il tramonto è qualcosa di epico. Su questa collina che domina veramente tutto l'oceano, un posto spettacolare, non possiamo dirvi altro. La Torre di Ercole si trova esattamente in questo posto, in questo punto, e qui vedete benissimo tutta la penisola sulla quale è costruita la città della Corugna. Questa ovviamente è la parte più moderna, questo è tutto il porto. Noi eravamo parcheggiati qui prima con Charlie e questa nella strettoia è la parte antica, la parte storica del centro, nel nucleo centrale.
quindi è veramente molto particolare e da questa cartina si capisce bene perché est, ovest, alba, tramonto, cioè è un po' una confusione. Speriamo di avervi chiarito il tutto. Qui c'era la zona simile a Tonengi, ovvero lo chiama Poligono Dormideras. E ora noi andremo in questa zona più o meno, che ci dovrebbe essere un'area per i camper dove poter passare la notte. Salutiamo il super faro di Hercules. E guardate anche tutto il promontorio che si possono fare, dove si possono fare passeggiate, addirittura ci sono con le mountain bike, è un parco vero e proprio. E luce. E come per magia siamo qua e prima eravamo laggiù, dove è il faro. Qui c'è una grandissima arena moderna e ora vogliamo raggiungere quell'altro promontorio. Tantissime persone a giro, fuori, a passeggio, anche perché la temperatura è molto buona, sui 14-15 gradi, si sta bene. Ed eccoci arrivati all'altro obelisco, quello che vedevamo dall'altra parte. È un obelisco a base triangolare, è una piramide di fatto molto alta, con questi tre lati con delle piastrelle un po' colorate e sulla base, sul fondo c'è tutta l'acqua, quindi è una fontana. Stiamo preparando la cena e mentre Marta finisce di farsi la doccia vi diciamo i chilometri di oggi: 12,5. Siamo distrutti. Facciamo una pastina veloce con brodino e a nanna. Ciao! Ciao! Ciao, mettete un like! Su con il like, hype e iscrizione al canale! Buongiorno amici! Buongiorno! Con un bel sole! Buenos dias! Buenos dias col sol! Lasciamo quest'area camper a Corugna a Corugna e andiamo verso la meta con la L maiuscola, la meta finale della Spagna. Ve l'abbiamo già anticipato qualche video fa, tanto Fede fa manovra. Andiamo verso Santiago de Compostela. Vogliamo ritornare sul cammino di Santiago, sul percorso, perché Corugna era una deviazione, è una deviazione, e andare a Santiago appunto. Volevamo visitare da tanto tempo e oggi con questa giornata è la giornata giusta. Esatto. Ora cerchiamo un attimo lo scarico delle acque. In questo parcheggio, in quest'area attrezzata ci dovrebbe essere. Ieri sera siamo arrivati ma non l'abbiamo cercato, però ci siamo fatti le docce, quindi scarichiamo e poi partiamo alla volta di Santiago. Ti è piaciuta a Corugna? A bestia! Una città meravigliosa, mamma mia, sopra ogni aspettativa. C'è il campus universitario e mi viene in mente che ho letto questa notizia, ve la voglio dire, che è una città universitaria, ma è una città scelta anche da molti studenti per fare l'Erasmus.
quindi vengono un po' da tutte le parti d'Europa. E infatti ieri passeggiando abbiamo sentito parlare dei ragazzi giovani in diverse lingue, tra cui anche in italiano. E ora Charlie sparirà. Puff! Entriamo in un banco di nebbia, ragazzi. Mamma mia, Samani! Noi non siamo abituati alla nebbia perché nelle nostre zone in Toscana non ce n'è di solito, molto rara in effetti. Quindi magari per voi abitanti del nord Italia queste sono quisquiglie, non è nebbia, è una cosettina leggera. Per noi è nebbia. Dipende poi uno la mattina che si alza. Sì, è vero anche quello. Stamani abbiamo fatto un po' di levataccio. Sì, vabbè, considerate che sono le 9 e siamo già in pista, partiti, usciti dalla città e tutto, insomma. Alle 8 però è buio qui, C'è da considerare anche quello, non vi abbiamo detto che la mattina il sole sorge tardi, quindi alle 8 ancora effettivamente è buio, però la sera qui tramonta alle 6:10 mi sembra, vero? Sì. Oltre alle 18 insomma, e mentre in Italia anche un'ora prima. Sì, perché siamo molto più a ovest, ma c'è lo stesso fuso orario dell'Italia. E intanto Santiago! Ecco che si intravede Santiago, eccola! Qui c'è un'area camper, parcheggione. Era il camperino verde. L'abbiamo individuata infatti su Park4Night, però sono circa 3 km dal centro, quindi proviamo ad avvicinarci, vediamo se siamo fortunati e troviamo un parcheggio per Charlino. Come sospettavamo, in una città come Santiago i parcheggi nel centro fanno il fumo. E poi noi, belli lunghetti, 6 metri, è molto difficile trovare un posto. Infatti non ci siamo riusciti. Ci abbiamo provato però. Dopo i chilometri di ieri, insomma, se ne risparmiavamo qualcuno sulle gambe eravamo contenti, visto che poi c'è da fare tutta la parte storica all'interno. Ci abbiamo provato, come vi ho detto, quindi torniamo al camperino verde, che è il punto segnato su Park4Night, che è l'area sosta camper gratuita. C'era molto spazio, è un parcheggio grande, staremo lì e così ci dormiremo anche, non ci spostiamo più. Guarda che bestione, quanto è lungo? 12 metri sto camper. Parcheggiato! E ora camminiamo fino alla cattedrale di Santiago. Un mini cammino lo facciamo anche noi, molto piccolo ma... Ragazzi, ormai mancano veramente pochi passi, siamo entrati nel centro storico della città e andiamo verso la cattedrale, che è l'emblema. Ci troviamo appunto a Santiago de Compostela, città famosa a livello mondiale, non solo per la sua valenza spirituale, visto che è l'ultima tappa del Cammino di Santiago, ma è anche una città molto importante dal punto di vista dell'arte, della musica e soprattutto della cultura, perché le sue università sono molto prestigiose, tanto che vengono da tutta la Spagna e non solo per frequentarle. Inoltre è anche il capoluogo della Galizia.
Ma Santiago non è solo una città sacra, ha anche un'anima giovane, divertente, e la sua cultura culinaria è molto all'avanguardia, tanto che passeggiando per le vie del centro potrete assaggiare le sue famose tapas galiziane, soprattutto quelle consigliate sono quelle con il polpo. Vedremo se riusciremo nell'intento anche noi. Mamma mia, sto piccione aveva un capocomino. E vola basso. Ma è arrivato quasi in faccia. Dritto radente, tango, detto ora ci chiappa. Bando alle ciance, visto che c'è una luce spettacolare, andiamo subito in piazza della cattedrale. Sì. Ed eccoci arrivati finalmente in Plaza de Cervantes. E anche qui, come a La Corugna, troviamo tutti questi balconi vetrati, tutti di legno, dipinti di bianco. Eccoci nella famosa Plaza de Cervantes. Come potete ben vedere dal busto di Miguel Cervantes che è posto in alto sulla colonna, che svetta su tutta la piazza. Chi non conosce Miguel de Cervantes, un famoso scrittore spagnolo che appunto ha scritto il Don Quixote e che la città di Santiago gli ha voluto rendere omaggio. Don Quixote, vi ricordate, noi abbiamo visto i suoi mulini a vento nella Castiglia e León della Spagna con un famoso video dove abbiamo trovato un tramonto veramente epico e spettacolare. Se vi fa piacere trovate i vecchi video sul canale. Detto questo, la piazza è il centro nevralgico di Santiago perché in questa piazza si svolgono la maggior parte degli eventi e dei concerti musicali. Come vi dicevo, la Galizia, soprattutto Santiago, ha proprio questa anima musicale e culturale. Si celebra la festa dell'Ascensión proprio in questa piazza, dove per una settimana intera si aprono scenari di balli, concerti, musica e mercatini artigianali. Questa festa dura da tantissimi anni, pensate che dura dall'800 circa. Inoltre, una nota di curiosità, era la piazza storica dove si svolgeva il mercato. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. Ragazzi, ci siamo. Ta 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 ta. Ora vi mostriamo per la prima volta la magnifica cattedrale di Santiago. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're. Siamo arrivati qui nella piazza e ci deve essere anche un set, non abbiamo capito se è cinematografico, fotografico. Stanno urlando, stanno recitando ad alta voce. No, non capiamo, però ci sono videocamere, pannelli, sono persone che preparano. Comunque non è ben definito. Noi ora ci immergiamo in questa bellissima piazza, vediamo se riusciamo anche a entrare dentro. Vedete come sono attrezzati. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore. Questa, ragazzi, è la mastodontica cattedrale. Ora c'è la messa, quindi non possiamo entrare, quindi facciamo due passi nei dintorni e più tardi Quando apre alla visita pubblico. sembra di sì. Sì, Ci ha detto abbiamo chiesto. Sì, la guardia lì, insomma, che ora c'è la messa in corso e non fanno entrare solo I fedeli. credenti. Cannot take this